lies ahead. Ciao a tutti! Come molti di voi già sanno, lo scopo dei miei video è condividere con voi le mie esperienze senza aver la pretesa di insegnarvi nulla. Amo in modo viscerale la mountain bike, la pratico da un po' di anni, ma ho ancora tantissime cose da imparare e diverse lacune tecniche. Ad Ispra, sulle sponde del Lago Maggiore, c'è una scuola di mountain bike che prende il nome di l'Equilibrio Mountain Bike School, di cui avevo sentito parlare in modo molto positivo. Il nome mi è piaciuto subito, perché in effetti il giusto equilibrio, abbinato alla giusta tecnica, genera il binomio perfetto per scendere in completa sicurezza sulla maggior parte dei percorsi. È stato così che insieme agli amici di una vita, Sergio, Mauro, Angelo e Mario, più Simone e Gabriele, la seconda generazione figli di Sergio, siamo andati a fare un corso base in questa Mountain Bike School, dove ci siamo messi nelle mani di Valentino Lamperti, preparatissimo istruttore di mountain bike, tesserato FCI. Con Valentino abbiamo passato 3 piacevolissime ore all'interno della sua struttura, una struttura che si sviluppa, pensate un po', su un'area di 64.000 m² e dove abbiamo trovato veramente di tutto. Una pista da cross country. 3 km e 3 si può vendere come un percorso cross country per un internazionale d'Italia, come difficoltà. Però come difficoltà e come intensità di percorso. Ci sono 3 linee specifiche per enduro, con sponde, compressioni, radici e salti. Questo è male, guarda. L'apposita linea per salti ha un drop da 2 metri, che è veramente impressionante. E per finire un bel pump track dove i ragazzi si divertivano come dei matti. A Valentino avevo richiesto 3 ore di corso base in modo da correggere eventuali errori elementari che probabilmente mi trascino da tempo ed in più agevolare l'approccio al mondo della mountain bike alla banda di amici che mi ero portato dietro. Appunto, posizione centrale, punti di riferimento, mento, pipa, culo, se vado a sedermi è perfettamente in asse sulla sella. Le braccia e le gambe non sono mai così, perché le prime sospensioni, soprattutto chi ha le front, sono le gambe e le braccia, quindi le gambe e le braccia devono sempre essere flesse. Prima di andare a fare qualunque azione è la posizione centrale, cioè io da questa posizione mi preparo per il salto, mi preparo per il bunny hop, mi preparo per il ripido, mi preparo per la salita, qualunque cosa parte da qua, la posizione centrale. Poi c'è la guida attiva e la guida passiva. La guida attiva comunque è un continuo molleggiare, molleggio, 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 anticipo, molleggio, schiaccio, quindi mi infilo nella compressione, e c'è la guida passiva che il 90% dei rider fa. La guida passiva cos'è? Mi metto in quella posizione qua, sono rigido, tutto quello che il terreno esatto, te lo trasmette al corpo. Lei arriva dal Valentino, buona, però il suo maestro è Valentino. Anche nella curva sembra una stupidata, ma la posizione centrale noi la rimarchiamo nuovamente, perché questa è la posizione della curva finale. Intanto vediamo che comunque in questa posizione, se io guardo il mento, è comunque in linea con la pipa. Se io tiro sulla sella è comunque in linea con l'asse del mio corpo. Differenziamo le curve, la curva con la sponda, dove comunque posso entrare in curva a pedivelle piatte, e la curva senza sponda. Diciamo che all'inizio, anche sulle curve con la sponda, è sempre meglio prepararsi prima per andare a percorrere appunto la curva in una certa maniera, scaricando appunto il peso dalla parte opposta. Ciao Mattia. Utilizzando il ginocchio come spinta di cornering per andare a dargli l'inclinazione. Se poi ragioniamo anche sul discorso protezioni ginocchiere, le ginocchiere lateralmente hanno delle protezioni. Stefano, se ti tocchi le tue hanno delle protezioni. Quelle protezioni lì fondamentalmente servono per andare a cercare l'appoggio sul telaio. Se voi guardate un video della Coppa del Mondo di DH, anche se non cambiano il piede, vedete dall'inquadratura da dietro, il loro movimento del corpo è sempre in rotazione, anticipando la curva è sempre in rotazione, quindi vanno a ruotare ancora prima di andare a affrontare la curva. Se poi la curva ha la sponda, entrano già in rotazione. Chi fa snowboard la curva la vanno comunque a fare
con la rotazione Sì, del busto. E qui Valentino ha catturato tutta la mia attenzione, perché anch'io pratico snowboard a un livello medio-basso e posso confermare tutto quello che ha detto. Nella bicicletta è la stessa roba, cioè io vado a scaricare il peso una curva a destra completamente a sinistra, vado a cercare il cornering con il ginocchio sul telaio, poi c'è la rotazione del bacino che mi porta già ad assumere la mia posizione del corpo in uscita della curva, poi c'è come ultimo step, che è il più difficile, è guardare fuori dalla curva. Quell'ultimo step, che è il guardare fuori dalla curva, finisce di aiutare il corpo a completare la rotazione, ad aiutare la bici ad uscire dalla curva avendo il massimo grip. Dopo una prima fase di pura teoria spiegata molto bene, siamo passati agli esercizi pratici con prima una piccola dimostrazione. Preparo la curva, cornering e guardo fuori dalla curva. In parallelo al nostro corso c'erano altri corsi, quindi ha usato un gruppo di ragazzi che erano lì, che stavano facendo scuola, per farci vedere come si doveva affrontare la curva. Allora, questi vengono a scuola da 4 anni. Il primo, Mattia, l'ho preso che aveva 12 anni, oggi ne ha 18, e Simo gli ho già detto io. Molto bravi, e si nota subito come una guida attiva faciliti ad aggredire il tracciato. Braccia larghe, bene. Buono. Una delle tante cose che mi sono piaciute riguardanti la metodologia di insegnamento di Valentino è stata l'analisi al rallentatore delle riprese video che lui faceva durante l'esecuzione dei vari esercizi. Non c'è nulla di più utile nel rivedersi in un video per scoprire quali sono i punti da correggere su cui lavorare. Bene, però guarda un errore, sei tutto avanti col peso, qui c'è la sella, sei avanti 20 cm fuori dalla sella, vuol dire che stai guidando tutto sull'anteriore. Allarga le braccia, bravo Stefano. È stato, come dicevamo, passivo sulle VUPS. Guarda, semplicemente sì, smorzi quello che può essere un passaggio rigido, però non la stai mettendo tu lì. Il secondo un pochino meglio. Poi per quanto riguarda la curva, ti sei preparato bene, hai guardato, guarda anche lo sguardo, ce l'hai già fuori dalla curva. Ti manca ovviamente il discorso del ginocchio al telaio, però tutto sommato ci sta, la posizione è abbastanza centrale, sei un pelino avanti, guarda il mento e guarda la pipa della bici dove sono. Usiamo il tuo ginocchio destro come cornering sul telaio. Stop, errore, non ti muovere, non correggerti, così guardi dove è l'errore. Guarda quanto sei sull'anteriore. Ho detto non correggerti. Guarda quanto sei sull'anteriore. Quando non ce la fai più dimmelo che ci fermiamo un attimo. Guardate la sella, quanto è fuori dalla sella sull'anteriore. Devi scivolare così. Il punto di riferimento, sella, coscia. Ok, il ginocchio va proprio al telaio. Attenzione. Dopo un po' di teoria siamo passati ad alcuni passaggi tecnici. Per finire ci siamo divertiti come dei matti sui 3 circuiti da enduro. Le piste erano brevi ma molto intense e piene di difficoltà variegate. È divertentissimo, bello. È bello, è bellissimo. Tieni conto che È bello, concentrato. Tieni conto che questo fatto forte, arrivi qua che hai il cuore a 180. Ci credo. Già. È bello, è concentrato, c'è di tutto. Ascolta, Mi è piaciuta moltissimo l'idea delle piste in parallelo, dove volendo si potrebbero fare delle vere e proprie sfide. Bello è il 2 slalom, questa è bella idea. Occhio qua, doppia.
Ora mi è chiaro il motivo per cui parecchi clienti di questa scuola arrivino fin da Milano. Se il vostro obiettivo è quello di praticare all mountain, enduro o discipline gravity, il mio consiglio è quello di fare dei corsi. La tecnica giusta va compresa, provata e riprovata, ancor meglio se seguita costantemente da un occhio esperto che possa correggere immediatamente gli errori di posizione. Wow! Bella questa! Valentino Lamperti e la sua scuola mi hanno veramente sorpreso per la professionalità e la pazienza del metodo di insegnamento. Una scuola e un mountain bike park assolutamente da provare. L'indirizzo lo troverete in descrizione. Ciao e alla prossima!